Buttero. Ecco, Buttero è un omaggio. È un omaggio alla terra che ci ospita, eh, dove siamo nati e che rende così fascinoso il nostro marchio nel mondo, ovvero quella parte più piccola, più incontaminata di quella Toscana che piace già nel mondo come simbolo e sinonimo di qualità, di cose come dovrebbero essere, di cose come eh, piacciono, punto e basta, senza grandissime spiegazioni. Così semplice lo abbiamo voluto pensare. Infatti, dedicando al mestiere più semplice, ma anche più difficile, più pesante e più rappresentativo della nostra terra, ecco qua appunto il Buttero. Buttero che era questo mandriano, questo cowboy italiano, anche se forse è il cowboy che era un buttero americano, però questo è il concetto, era quell'uomo che a cavallo spostava le mandrie per trovare pascoli sempre più freschi, per arrivare appunto a economia. E non c'era giornata di pioggia, di sole, di freddo, di vento, questo non importa perché le mandrie vanno spostate. Ecco, questa decisione noi la abbiamo allocata nella nota olfattiva che secondo noi più le rappresenta, ovvero le parti cuoiate, quelle della scafarda, che appunto è la sella da cavallo che usavano i butteri, che non è una monta all'inglese, appunto, ma è più una monta dal lavoro, perché si stava 12, 14, 16 ore a cavallo, e quindi seduta e non sospesa. Fatica, quindi. La fatica che nel cuoio si evidenzia. Più si lavora, più il cuoio si impregna di sudore, di materiale animalico, di muschi, di piante che si raccolgono galoppando all'interno della macchia della vegetazione bassa, però molto rigida, irta, il contatto con gli animali per spostarli. Ecco, noi abbiamo preso il cuoio sicuramente, ma nella sua dimensione nuova, diciamo fresca, diciamo nuova e fresca, ovvero incontaminata. E quindi quell'odore di cuoio da cercare al suo primo acquisto e non quando lo si è già utilizzato, lo si va a riprendere nei nostri armadi o nelle nostre stalle se appunto si monta a cavallo, ma quel cuoio che è nuovo, appena comprato. Come far emergerlo? Perché in realtà in olfattività sia le note un po' più inglesi, anche più portoghesi coloniali, tutto quello che si rifà alla parte coloniale della storia, è un cuoio vecchio invece, questa parte molto forte, stantia, incisiva dell'uomo. Invece noi qui si va a prendere la parte fresca che nel principio attivo scelto per questo sapone da barba abbiamo previsto la massima delicatezza, la massima igiene, il massimo anti-invecchiamento, appunto per rendere sempre nuova, sempre giovane quindi la pelle, e il più semplice da abbinare al buttero, ovvero l'olio di germe di grano, ovvero l'olio ricavato dai chicchi, dalle spighe, dalla parte finale del procedimento di crescita del grano, così ricco di vitamina E, quella vitamina E che va a ringiovanire costantemente la nostra pelle e tutte le parti epidermiche a contatto con esso. La nota olfattiva, invece, come abbiamo visto, è stata molto complessa da creare, perché il cuoio è molto semplice, perché lo si trova quasi puro, prendendo alcuni legni bianchi, prendendo alcune radici, prendendo alcune gomme, prendendo alcune resine molto fresche e non particolarmente intense, magari in assoluta e non in olio essenziale. Ma qui bisognava farla giovane, e per renderla giovane bisognava pulirla. E per pulirla abbiamo pensato ad una testa cremosa e quindi ispirata un po' al limoncello, a la parte di limone cremoso, un po' lattoso, che rendesse tutto morbido ma fresco, anche un po' pungente come il cuoio appena non utilizzato, con delle note di cuore però che fossero molto incisive, che dessero la parte appunto di purezza e quindi gelsomino. Gelsomino quasi in purezza per rendere questa parte fresca, che dominasse le note limonate della prima impressione,
ma anche quello che andiamo a prenderci in fondo con un patchouli molto cuoiato, molto stantio, molto animalico, molto muschiato, di modo tale che appunto il gelsomino purifichi l'asperità del limone cremoso e quelle del patchouli cuoiato, stantio e fresco. L'abbiamo in una fase, qui non le abbiamo volute modificare, stesso tipo di olfattività nella parte aftershave e nella parte colonia. Ovviamente questa più adatto, quella della colonia, in una parte profumo, cioè da portarsi nel corso della giornata e quindi più appoggiata sulle note bianche, mentre nell'aftershave più sulle note cuoiate, di modo tale da capire cosa si era andati incontro e quello che si era scelto approcciando al sapone buttero. Un cuoio nuovo, incisivo, sicuramente toscano, sicuramente maremmano e che in una passeggiata di mezza estate, in mezzo al grano così caldo, così arso, una ventata di gelsomini che ci fanno iniziare bene la giornata, che ci fanno terminare ancora meglio la giornata se si compie la rosatura alla sera, e anche in un dopo pranzo post bagno al mare, per esempio. Quindi speriamo che questo mestiere così dimenticato possa con questa fragranza farvi capire cosa era la qualità di queste persone che al servizio avevano l'animale.